Ciao a tutti amici e ben ritrovati nuovamente sul mio canale. Oggi siamo nel cuore della Val Susa al campovolo di Vaie, nominativo TO26, con un bellissimo venticello proveniente da Torino da est. È il 17 marzo e la primavera è appena arrivata. La procedura di avvicinamento è spettacolare, quindi mettetevi comodi e godetevi la Val Susa dall'alto. Ed ecco qua il mio 07S con il quale siamo appena atterrati. Bellissimo campo, non proprio da primo pelo per il vento e per i tralicci, però insomma, molto bello. Completamente immersi dentro le montagne, dentro la Val di Susa. Stupendo. Ed eccoci finalmente in volo. C'è una temperatura perfetta oggi per volare, siamo a 20 gradi e in questo momento siamo sulla verticale del Monte San Giorgio insieme a molti amici parapendisti che si preparano a decollare dalla croce sul versante nord-est. Ecco che adesso faccio una virata e davanti a me il punto di decollo. Il paese che vedete sulla sinistra in basso è Piossasco e adesso sto facendo un 360 verso la pianura per poi riportarmi con prua verso nord. Ed eccoci che stiamo costeggiando la cresta del monte che seguiremo fino al punto in fondo che vedete, che è la croce delle prese sul monte Pietraborga, e saluteremo gli amici che hanno fatto trekking fino là sopra. Ed eccoci qua alla croce delle prese. Ecco il mio saluto a chi si sta riposando dopo un lungo e faticoso trekking. Davanti a noi i laghi d'Avigliana e la Val di Susa. Ecco, siamo adesso a circa 10 minuti dall'atterraggio al campo di Val Susa Vaie, ad un'altezza di 3000 piedi. Il paese sulla destra è Trana. Ed eccoci ai laghi di Avigliana, due laghi di origine morenica parzialmente protetti da una riserva naturale. Sulla sinistra abbiamo la città di Avenio. Il primo lago che vedete, quello più a sud, è detto anche lago piccolo o lago di Trana, ha un'estensione di 61 ettari e una profondità massima di 12 metri. A differenza del lago grande, cioè quello più a nord, conserva abbastanza bene le caratteristiche naturali ed è un'apprezzata oasi naturalistica. Ecco che subito più a nord troviamo il lago Grande, un tempo detto anche lago della Madonna,
è più grosso, ha un'estensione di 91 ettari ed è leggermente più profondo con una profondità massima di 28 metri. Ed ecco una vista un pochettino più ravvicinata dei due laghi, il lago piccolo a sud e il lago grande a nord, anche se dall'inquadratura quello più a sud sembra più grande di quello che effettivamente sì, è. Sullo sfondo il monte Musinè e davanti a me la Valle di Susa. Adesso siamo a 3100 piedi e stiamo viaggiando più o meno a 90 miglia all'ora. Ed eccoci arrivati quasi alla Sagra di San Michele, che è un po' il simbolo del Piemonte. È un complesso architettonico arroccato sulla vetta del monte Pirchiriano, proprio all'imbocco della Val di Susa che vediamo davanti a noi. È incredibile perché è collocata su un imponente basamento di 26 metri a 960 metri di altitudine, cioè circa 3400 piedi sul QNH. Ecco, affacciandosi dalla cima del monte Pirchiriano sul confine fra le Alpi Cozie e la pianura padana è appunto il monumento simbolo del Piemonte ed è una delle più eminenti architetture religiose di questo territorio alpino. Dal XII al XV secolo visse il periodo del suo massimo splendore storico, diventando uno dei principali centri della spiritualità benedettina in Italia. Ed eccoci in procinto di arrivare alla Sagra di San Michele, 3400 piedi, abbiamo già la Val di Susa, stupenda, il Rocciamelone. Ecco, nel XIX secolo vi fu insediata la congregazione dei padri rosminiani e nel 2015 il sito della Sacra è stato uno dei vincitori del concorso fotografico mondiale Wiki Loves Monuments. Nel 2016 il museo dell'intero complesso monumentale abbaziale è stato visitato da oltre 100.000 persone.
Ecco, ma eccoci arrivati quasi a 5 minuti dall'atterraggio, quindi vediamo un attimino le procedure che interessano l'aviosuperficie di Vaie. In questo momento c'ho un bel vento in coda. Ecco, tutte le caratteristiche della pista le potete trovare direttamente sul loro sito che vi metto nei link. Qua vediamo il circuito destro per la 09, stando attento a non sorvolare il centro abitato, e la linea elettrica che è veramente molto alta, poi lo vedrete. Andiamo a vedere poi l'altro circuito, quindi il circuito sinistro 27, che oggi non faremo in quanto abbiamo il vento che arriva proprio da est, quindi da Torino. Comunque sul sito ci sono tutte le informazioni, i numeri utili, è sempre il caso di telefonare o sul sito vedere se la pista è aperta, visto che è soggetta anche a venti di föhn e di valle. Ok, togliamo un po' di motore e incominciamo a scendere. Dovremo arrivare più o meno al sottovento intorno ai 2000 piedi. Io so già che il vento sta arrivando da est, però comunque voglio fare un controllo sulla verticale del campo, delle due maniche a vento che ci sono, per vedere se ci sono delle forti turbolenze, e poi deciderò. Ecco, sotto sulla mia destra abbiamo il comune di Condove. Adesso inizierò la discesa, mi porterò praticamente in una sorta di sottovento sinistro per vedere la manica a vento del campo volo. Ok, le due maniche vento sul campo confermano vento da est, quindi dall'uscita della valle, da Torino. Quindi faccio una virata sulla sinistra, sulla verticale, e intanto incomincio a dare un occhio anche ai tralicci dell'alta tensione che sono proprio sul finale 09. Ok, ancora un breve sguardo alla pista e mi accingerò a fare una virata a destra per portarmi appunto in sottovento destro per la 09 che arriva in questo momento. Togliamo motore e scendiamo un po' di quota. Davanti a noi abbiamo l'abitato di Sant'Antonino di Susa,
che evitiamo di sorvolare il più possibile come da indicazione della carta sul sito. Un occhio sempre molto attento ai tralicci e alla pista. Quella sotto di noi è la Dora, e subito a lato l'autostrada che poi va a Bardonecchia e va verso la Francia. Ok, virata in base destra, trimmiamo l'autogiro, stiamo ben oltre la verticale dei tralicci, sempre guardare i piloni, superati con grande facilità, togliamo motore, togliendo il motore l'autogiro scende in maniera considerevole, quindi non abbiamo grossi problemi, abbiamo vento in fronte e quindi ci dovremmo fermare in poco spazio. La pista è di 400 metri, quindi abbiamo più che a sufficienza. Ed eccoci che siamo pronti per il touchdown e in 5 metri siamo fermi. Benvenuti al campovolo di Valsusa di Vaglia. Benvenuti al campo di volo di Vaglia, dove sono appena atterrato. È un bellissimo campo di volo nel cuore della Val di Susa. Come vedete siamo tra i monti, ecco il mio 07. A sud c'è la Sagra di San Michele e a nord poi c'è Bardonecchia e il Rocciamelone, tutta la Val di Susa e poi la Francia. Ecco come si presenta il campo, con 5 hangar, molto ben tenuto, molto ben curato, la pista è molto bella, 360 metri. A sud del campo vediamo la Sacra di San Michele, che è un po' il simbolo del Piemonte, e invece dalla parte opposta i monti di Bardonecchia e poi oltre la Francia, quindi Rocciamelone che non si vede e poi Moncenisio e Francia e Frejus. Bellissimo posto per atterrare. E per farsi anche qualche passeggiata in montagna, da qua si possono fare diverse escursioni a piedi, insomma, quindi una piacevole giornata anche di volo e di trekking. Sono tutto spettinato perché qua c'è un bel po' di vento. Mi raccomando, mettete like al video e nei commenti se vi è piaciuto questo video e iscrivetevi al canale. Per voi è gratis, ma per me fa la differenza. Ciao, alla prossima!